è arrivata anche il mese di aprile. Oggi sono 1 aprile, primo giorno di aprile a Sestriere. E così alla fine stagione è arrivata più neve come tutto l'anno. E guardate, in ultimi 3 giorni è caduta più o meno qui in basso al parcheggio solo 20 centimetri. Sono le ore 8. Oggi sono arrivato con un'ora prima di apertura di impianti. E oggi vado con l'ultima mia uscita con i sci da fuori pista. Vado con i sci Nordica Enforcer. Non è fine stagione, è solo ultima uscita. La mia fine stagione finisce alla fine di aprile, inizio maggio. Dipende poi dalle nevicate e dalle temperature. Allora andiamo a cambiare i vestiti. Oggi mi sta aspettando una bellissima neve fresca e sarà un giorno da non dimenticare. Sono già pronto, rivestito, i miei sci anche, i bastoni pronti. Oggi, come ho detto, andiamo a sciare con un paio di Nordica Enforcer e i bastoni da Kang. Ho aspettato tutto l'anno che dopo la serata che nevica vado a sciare, e solo oggi, solo di Pasqua, è arrivato questo giorno, perché in tutti gli altri giorni io andavo a sciare o dopo un giorno, quando la neve era già tutta in strisce e un po' ghiacciata e dura, o l'altra volta sempre a Sestriere hanno chiuso le cabine a quelle fra i TEF e ho dovuto sciare solo a Clavier. Oggi spero che tutti gli impianti saranno aperti e io riesco ad andare più su possibile e fare un fuori pista da non dimenticare. Adesso scendo e la mia giornata inizia qui a Sestriere, ultima giornata di fuori pista e ultimo mese della stagione, diciamo della mia stagione, perché sciare ancora da qualche parte ancora si può sciare nelle alcune zone, però io finisco qui, finisco a 1° di maggio, fine aprile, inizio maggio. Mi restano ancora 4 domeniche, più o meno 4 uscite.
Passi, passi. Passi qua. Voglio scendere sulla neve. No, senti là, se no lo pensi e triboliamo noi, per favore. Oggi si può dal balcone scendere. Sì, oggi sì. Però qua no. Mamma la piella. È caduta così tanta neve che si poteva scendere anche dal balcone direttamente sulla pista. La temperatura dell'aria non è fredda, sono più o meno 0 o 1 grado. Partiamo dalla C-Rock e poi scendiamo. Però è bloccata una volta. No, tutti sono bloccati, sono tutti bloccati. No, io dico. Perché non va? Perché aprono alle ore 9. Allora non restiamo qui, ma andiamo già alle cabine. Cominciamo da un'area più aperta con più neve. E oggi possiamo arrivare proprio fino da Monte Fraiter fino in basso in villaggio Sestriere.
Proviamo questa neve. È una neve farinosa, morbida. E sotto si sente un strato di ghiaccio. Però guardo che nelle cabine non c'è nessuno, forse anche oggi hanno chiuso. Chiediamo magari a qualcuno. Le cabine alle 9 non le aprono, hanno detto forse più tardi, e allora adesso siamo obbligati a svoltare e prendere la seggiovia Garnel. Bonificare poi aprono. E guardate già qui quanta fila. Sono nella fila sulla seggiovia Garnel e sto guardando a sinistra che le cabine stanno arrivando e qualche fila anche c'è lì, forse aprono anche le 9. Finalmente il sole. Io sono andato ieri, quindi l'ho visto praticamente sempre. Io 4 giorni che sto qua, neve, non posso. E vediamo se con le prime cabine o le cabine devono fare magari un giro a vedere se tutto è a posto. Siamo un po' in ritardo qua, E solo dopo un giro delle cabine aprono alla gente. Però si poteva fare anche prima con un'oretta questo giro, però forse per non sprecare l'elettricità il nuovo d'oro, no beh, hanno partito proprio alle 9. Non so, questo maledetto. Ma non ci sta nessuno che fa. Non vedi che non ci sta nessuno? ragazzi, Però dato che era rimasto solo lui, cominciamo allora dalla seggiovia C3. No, scusi, è seggiovia Garnel. Cominciamo dalla seggiovia Garnel. E facciamo i primi passi sulla neve nella foresta. Io passavo. Qui su troviamo una neve forte, più forte del Colle Fraitev che si trova più su.
Adesso dobbiamo salire un po'. Intorno alla seggiovia e poi scendere sotto la seggiovia. Arriviamo di nuovo all'inizio di questa seggiovia gravel. Garnier. Del cervo.
Le cabine non sono ancora aperte e poi neanche non funzionano. E guardate qui che casino. Sono arrivati con vista delle previsioni che oggi danno il sole. Sono arrivati tanta gente. E guardate qui che casino. No forward, guys, please, in the queue, stay close. Let's go. Guys, please. Un centinaio di bambini, ragazzini devono stare Go forward. lontano dalle cabine. Aspetta, aspetta. Scusami, perdona. Ecco, la seconda volta su stessa seggiovia. Le cabine non le hanno aperte ancora. E qui guardate in basso quanta gente è stata arrivata. Adesso provo a scendere fino alla quella chiesa, monastero, non so che cos'è, e poi riscendere qui. Ragazzi, adesso bisogna poi aprire il gas, la parte facile, Giulio che è partito un morso di paura, la parte facile qui non è tanto bucata, bisogna solamente essere graduali. Vale, poi c'è il copendente. La foresta tutta bianca. Avanti, bisogna svegliarsi, Brutto stanno loro, A volte è già mai stati, io non ci capisco un cazzo. Di coraggio, ma che cazzo è piano qui, sveglia! Dove quelli fanno questo? Ecco, la seconda volta un po' cambiamo la nostra strada, non andiamo più al monumento con il cervo, ma proviamo di scendere nella parte sinistra della seggiovia.
qui magari dobbiamo un po' salire, sono arrivato troppo giù. Riscaldiamo un po' le gambe. E qui troppi alberi. E qui abbiamo un po' più spazio. E di nuovo siamo alla seggiovia Garniel, le cabine ancora chiuse, il vento lassù non smette. E di nuovo dobbiamo aspettare un'altra mezz'oretta finché arriva la seggiovia.
Yup. E voilà. Ecco la terza volta. Ma speriamo che apra di là così andiamo. 8%. Sono sceso prima di accendere la camera. La terza volta andiamo più a sinistra di arrivare alla chiesa. Andiamo più verso sinistra a guardare intorno in questa parte. Qui è bello, però se scendiamo troppo in basso poi dobbiamo tornare con autostop. Allora non dobbiamo sbagliare a scendere troppo.
troppo in basso. E qui guardate là a sinistra c'è la chiesa. E andiamo alle cabine perché le cabine sono riaperte. Qui è la pista per principianti. Noi andiamo a prendere le cabine. Qui nelle cabine dobbiamo prendere lo sci in mano. E dopo 3 volte lo seggio via. Gravel. Andiamo su a Fraitia. La mia giacca rotta. Sono sceso dalle cabine e adesso mi trovo a 2690 metri. Colle Fraitia. E qui c'è una terrazza. Guardiamo un po' se c'è qualche via dove si poteva scendere. Qui no, però. Si deve scendere all'inizio di questa tapis roulant e lì prendere la fuoripista. Allora, dove dobbiamo andare qui? Manco io. Allora. Sono scassata la mappa. Abbiamo il rischio. C'è anche il collegamento. Trovo aperto solo qui.
questa via ho già fatto un video quando era tutto ghiacciato, invece guardate come è quando questo stesso tratto quando c'è più neve. Siamo alla metà di questa metà delle cabine. Rimango ancora qui, però poi c'è anche tanta voglia di scendere più in basso. Lasciamo l'altra volta e lo facciamo più in alto di questa metà delle cabine. Con così tanta gente ho fortuna di stare da solo. Ah, ma questa scende giù. Questa scende, ho sbagliato. Però possiamo adesso guardare le vie su quale possiamo scendere. Qui a parte sinistra, adesso che siamo a sinistra, però dalle cabine, guardando le cabine a destra è meglio di non scendere perché là in basso c'è quel canale, allora dobbiamo sempre seguire la strada che ho fatto io, girando sempre a vostra sinistra in basso verso Sestriere. E non si va nemmeno anche sotto le cabine perché qui sotto è proprio brutto, dovete fare salite e discese, perdete un sacco di tempo. Adesso ho capito perché altri non sono saliti, perché non gira lì subito, ma devo andare giù e poi tornare. Perdo più o meno un 20 minuti.
E va bene, non fa niente, tanto hanno riaperto e lassù non c'è neanche vento. E adesso di nuovo li hanno fermato. È bellissima questa pianura, perché qui avete tantissimo spazio e non è ripido, però dovete arrivare dove è fine di queste case e arrivate in strada, poi dovete camminare più o meno ancora 20 minuti. Non hanno fatto qui magari un po' dei ponti che portava più vicino alla pista. E dobbiamo lì, guardate lassù, dobbiamo seguire sempre adesso a destra, intorno a quelle due cime e nella montagna. Là c'è anche una pista. Ecco, adesso qui sono all'inizio e devo stare dentro cabina e tornare su. Qualcuno sale. Di nuovo siamo a Frejtev, questa volta andiamo verso Cesana.
girare i sci. Se no dovevamo scendere a prendere quella funivia, guardate lì c'è una funivia. E poi ripartire. Adesso scendiamo su questa bellissima via. Per aumentare la nostra velocità andiamo un po' sulla pista, guardiamo qui in basso se c'è possibilità di scendere nella foresta. E così che c'è. Allora riprendiamo la nostra foresta.
qui c'è il canale. Ma con la neve di ieri possiamo farlo molto facilmente. Adesso proprio mi sono entrato proprio nel canale. Lo dobbiamo fare. Qui diventa molto stretto, ma la neve alta mi ferma. Adesso sono proprio infilato nella foresta. Ecco, ho visto una via che si può farlo senza scendere di tanto. Qui restiamo dove è più aperto, perché qui sono strisce di altri giorni. E di nuovo sono nella canalina. Non osservo la nostra pista, però forse dobbiamo andare verso destra. Ecco qui. Sì, perché la pista è tutto verso destra. Sotto c'è qualche pietra. Ecco, adesso proprio non capisco dove mi trovo. E là giù in basso sono un paio di strisce.
Là c'è un paesaggio e io adesso devo più camminare come. Forse dobbiamo passare dall'altra parte. Non si vede neanche una traccia, neanche una seggiovia. E neanche un sciatore. Ho fatto bene che per prima volta su una via che non conosco ho preso questi sci corti da 1,65 m che li riesco a girare subito. Adesso ho passato questo brutto tratto di pietre e prosegue provo di andare sempre verso destra per arrivare da qualche parte. Là c'è un altro canale. Proviamo ad arrivare lì. Magari si sente qualche rumore di qualche sciatore. Qui di nuovo abbiamo un canale. Proviamo un po' di scendere. Ecco di qua. Qui sicuramente sono delle pietre grandissime e poi anche gli alberi sotto. Tanti ostacoli, ma anche sono delle zone tipo questa che è più aperta. Dai che da qualche parte arriviamo. Il tratto diventa molto faticoso, però con la neve alta niente paura. Ecco, e guardate là un cervo, sta salendo su, forse mi sta dicendo la strada.
seguiamolo. Forse lui mi sta indicando la direzione che dobbiamo seguirlo. Ecco, qui forse c'è una via su quale di estate si cammina. Non andiamo lì, dobbiamo andare più verso destra, secondo me, così arriviamo a Cesana. Ecco là, trovo questa impronta. Questa grande impronta. Però non si capisce, ha fatto la discesa o ha fatto la salita. Io provo piano piano di avvicinarmi verso destra, perché secondo me tutto il tratto della pista è tutto a destra. Qui c'è un albero, però non è che sta in strada. Ecco, piano piano mi avvicino. Mi avvicino, ma non so di che cosa. Teniamo un po'.
una botta con un qualche oggetto sotto e il mio sci è rimasto dietro. Ecco, secondo me dobbiamo andare qua, seguire la strada verso destra. E là si osserva, ecco la pista. E un'altra impronta rara. C'è una un'altra canalina. Però qui è la pista chiusa. Un paio di impronte, sarà quella la pista ma è chiusa, per questo non si sente nessun rumore. Però le impronte sono fatte di un animale domestico. Adesso che strada devo fare? Non si sa. Un po' di pausa, guardiamo la via. Guardiamo la via, là è una salita e un canalino. È una canalina. Prosegue sul lato. E poi qui prendiamo un po' di salita per non scendere di tutto. Né su una parte né sull'altra, dobbiamo restare sul vallone, sulla cima, così arriviamo noi da qualche parte.
Guardiamo qui. E qui è proprio molto brutto. È brutto un canale. Vediamo se riusciamo ad arrivare a qualche paesaggio, così torniamo poi. Torniamo poi sulla pista. Qualche traccia c'è. Ecco lì un'altra traccia. E anche di qualche snowboard qui. E là è un canale. Ecco lui ha girato qui verso destra, giriamo anche noi e seguiamo questa traccia. Qui ho frenato. Forse lui aveva GPS, ha guardato il GPS. E con l'aiuto del telefono o qualche altro mezzo ecco, ho sentito un rumore di un paio di ragazzi. Andiamo a vedere. Qui è proprio molto brutto. Quando sai la strada tutto questo si può saltare, invece adesso non è il caso. Ecco, loro hanno camminato un po'. Hanno anche loro sci. Nessuna indicazione. Molto male. Queste piste sono tanto senza tanto controllo. Ecco, adesso chiediamo a loro che strada dobbiamo fare. Ciao. Mi sono un po' perso. Sei un po' perso, sì. Dove sei? Tu non
le pelli. No, Come vai? Devi toglierti gli sci e andare su a piedi. Bisogna andare là comunque, eh. sempre là. Ma... Sicario là. San Sicario. E qui dove... Ecco, mi sono perso davvero. E poi di tanto. Come hanno spiegato ragazzi, questa via è una stradina che porta poi a San Sicario. E dobbiamo camminare più o meno mezz'oretta. Io senza peli cammino, dovevo prendere anche le peli nello zaino, ma siccome sono pesanti ho pensato di non prenderli. E adesso dobbiamo tornare un po' indietro. Sono delle indicazioni sugli alberi. Come hanno spiegato questi due ragazzi, che là in basso c'è un paesaggio ma c'è poca neve, è meglio di andare qui su questa via. Loro hanno le pelli, sono già molto lontano. Dobbiamo andare sopra i canali. Ecco un altro paio di ragazzi. Scusi, ma sto scendendo di qua, tutto in basso, dove arrivo? Ti conviene seguire di questo e mezzo arrivi a a San nulla. Sicario. Vai avanti di qua e via San Sicario. Ah, sempre dritto? Più o meno quanto tempo? Ma un quarto d'ora, 20 Quanto minuti. d'ora? Al massimo. Grazie. Ciao. Dopo è discesa? Sì, da qua poi esci. Grazie. Ecco, loro hanno spiegato un po' meglio. E qui, da qui in avanti, e c'è la discesa. E entro un quarto d'ora io arrivo sulla nostra pista. Qui è davvero un po' di discesa. Spingiamo con i bastoni. Se qui non si arriva a nessuna parte, non so perché hanno lasciato aperto e senza indicazioni.
ma secondo me si può arrivare da qualche parte, però poi è difficile con trasporto, dobbiamo chiedere a qualcuno di fare autostop. Qui ho dovuto seguire più verso sinistra e non destra. Io invece ho pensato che la pista è a parte destra, seguendo poi anche il cervo. Ecco un'altra avventura è successa in 1° aprile. Primo di aprile con neve di 1 metro. Peccato di questa via perché qui si può sciare facilmente, poi non è ripido, si poteva sciare fino in basso. Però noi seguiamo dai la via. Speriamo che da là è tutto in discesa. Tutto discesa. Non so neanche come si chiama questa via, però poi alla fine io metto la cartina e voi guardate su Google dove scio io adesso, guardate sulla cartina i villaggi che sono avvicinati.
quei due ragazzi, e poi un paio in più. Adesso respiro meglio, visto questo gruppo di ragazzini. E qui c'è anche una tenda indiana fatta per i bambini o magari per chi ha perso la strada di notte, entra dentro e dorme. Ma era già meglio senza peli. Meno male che te l'abbiamo battuta. Ah, grazie. Ok. Ciao. Ciao. E la seggiovia è là in basso? Sì, vabbè. Ok, grazie. Ah? Sì, sì. Sì. Sieste. Qui la neve è un po' bagnata, è meno morbida. Ecco la seggiovia che funziona. Pensavo che trovo una seggiovia che non funziona. E qui tanta neve. Ecco, se vi perdete nella foresta, quando vedete qualche via e poi sugli alberi indicazioni segni rossi, seguite questa via in qualsiasi direzione. Incontrate qualcuno e lui vi spiega meglio la strada. Avanti, avanti, avanti.
sempre dobbiamo stare sotto la seggiovia con 30 metri a destra e 30 a sinistra, e piano piano imparare. Dopo che abbiamo imparato la strada si impara, poi già possiamo fare un po' più allontanato dalla seggiovia. Qui dobbiamo tornare sulla pista blu, o magari chiediamo se si può andare nella canalina. Che là guardiamo che in una canalina ripida, e per forza dobbiamo seguire la strada. Poi possiamo fare un pezzo. Però sempre dobbiamo svoltare a sinistra, 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 perché se andiamo qui in basso arriviamo alla seggiovia di prima. Guardiamo se qui possiamo entrare nella foresta. E qui è un casino, proprio un casino. Torniamo sulla nostra via. Torniamo sulla nostra via, perché la via sempre gira a sinistra, invece il canale va verso il basso, verso destra. Lasciamo stare questo pezzo e andiamo, ritorniamo su a Colle Freiter. Questi ragazzi hanno occupato tutta la strada. Non pensano che... Oh! Prendete subito! Levatevi da qua, veloci! Oh! Non pensano che arriva qualcuno da dietro. E adesso siamo a Ski Lodge, la Salette. Il mio giornaliero funziona anche qui.
Qui la pista non è battuta, noi possiamo scendere sulla pista anche, magari proviamo una volta come si va sulla pista con la neve fresca. Posso provare una volta sulla pista e un'altra volta sotto la seggiovia. Però io sto guardando che qui sono anche delle salite e alcuni tratti bisogna svoltarli. Qui trovo un po' meno neve, ma un 10-15 cm comunque c'è sotto. Se scendete qui dovete prendere più la parte destra di adesso, più vicino tra la pista e seggiovia, perché se andate a sinistra là c'è il canalino e forse arrivate in un certo punto che dovete salire. Questa via non l'ho mai fatto io, adesso è la prima volta. Qualcuno ha provato a scendere, ma questi tracce li ho visto solo qui alla fine, qui in basso non c'erano. Però da parte destra si osserva un'altra pista che dall'inizio non l'ho osservata. Ecco, noi possiamo andare su quella pista dove è chiusa e non è battuta. Forse hanno lasciato per i freeride andare. Allora andiamo anche noi. C'è la pista ma è chiusa, invece noi con gli sci da fuori pista possiamo facilmente andare. Allora andiamo sulla pista, poi magari la seconda volta proviamo nella foresta. Tantissima neve che in pista sotto è duro.
e va molto scorre di tanto. Non hanno lasciato nemmeno un metro di spazio di neve e dobbiamo cercare un po' più neve dove c'è più neve alta. Un'altra via per camminare. Si cammina anche di inverno, non solo di estate. Chi ha avuto fortuna di sciare qui di mattina sicuramente si è divertito tantissimo. Prendiamo questa via qui. C'è più spazio di neve fresca, c'è più coperta, è più coperta. E poi in basso tutto già consumato. Siamo solo noi. Sulla margine è rimasta ancora un po' di neve.
Qui in basso già inizio a sentire un po' le gambe, mi fermo un po' per fare una piccola pausa. E riprendiamo la fuoripista. Qui hanno fatto una canalina e dobbiamo fermare. Un'altra canalina. Era meglio di saltarla, però io sempre per la prima volta quando vedo qualche canalina o che non riesco a capire cosa c'è davanti, io per prima volta lo guardo, poi la seconda magari se riesco lo salto. Adesso io preferisco di andare un po' più su perché qui la neve è abbastanza dura. E riprendiamo la seggiovia che mi porta a Fraitier. Adesso scendiamo verso sinistra, verso seggiovia che possiamo prenderlo per andare a Fraitier. Andiamo alla Cesana, San Sicario. Proviamo a arrivare andando sul fuoripista. Se non si riesce torniamo. Qui è pieno di impronte, allora è molto facile.
E là in basso si vede già il tratto della pista. Facendo un po' di slalom si arriva in basso. Qui iniziano canali che dobbiamo evitarli. Si ritorna sulla pista e poi si torna su fuori pista. Qui è pieno di canalini. Mi fa ritornare sempre in pista. Solo un po' di fuoripista. Qui è già una strada evidenziata. È meglio cominciare da più su, quando stiamo tornando da Colle Freitag. Ecco là, è la nostra seggiovia. Sono le ore 13:24. Adesso prendiamo la seggiovia.
Arriviamo su e poi scendiamo a Cesana e poi da Cesana di nuovo torno su a Fraitev. E lì guardo che ore sono, scio forse su a Fraitev però la parte di Ulks e poi alla fine da Fraitev vado verso Sestrier. Vediamo che sotto la seggiovia e più a nostra sinistra sono migliaia di impronte. E allora qui è difficile di perdersi se seguite queste impronte. E poi là a sinistra c'è anche delle pietre. A chi piace andare vicino alle pietre andando tra loro, guardate qui a Cesana, la parte di Cesana c'è un paio. E guardiamo qui quanto spazio di fuoripista. Chi piace un po' più in pianura qui c'è tantissimo, si può andare anche dritto. Alla fine ho deciso di andare a prendere la funivia e andare fino a Fraitev e poi a scendere sulla parte sinistra di adesso. Sei vecchio, sei un giovane vecchio. Qui abbiamo tante scelte, chi a destra, chi a sinistra, da tutte le parti. Guardate, la parte sinistra sono delle rocce e anche a parte destra. Magari alla fine possiamo stare un po' qui e fare tutte queste direzioni.
là fuori pista è già tutta distrutta. A mezzogiorno è già tutto. E poi qui la neve è molto dura. Guardiamo qui che qui c'è una via su quale si può scendere. Non è chiusa, allora possiamo provare. Di scendere. E provo lì questa piccola canalina da scendere. Non riesco a capire dove arriva questa strada. Però capisco che siamo già quasi arrivati. Ecco, guardiamo indietro, che qui si poteva scendere, anche se è molto stretta. Stamattina ho fatto già questa via, però ho fatto sempre, ho seguito la strada sempre
verso sinistra. Adesso magari si vediamo verso destra, così arriviamo tra quelle due seggiovie che le abbiamo fatto prima. Di nuovo sulla pista. Adesso dobbiamo guardare qualche via, qualche altra via. Ecco, ho preso una pietra, niente di male. Adesso dobbiamo alzare. Spingiamo prima la neve, piano piano. Se riuscite a togliere la pala, se no con un sci o con le mani. Sì, ho preso una pietra e ho dovuto nuotare nell'acqua. Ecco là la pietra, guardate che è fatto cadere. Prima è caduto oggi, niente di male, altri giorni ho caduto di più. E qui facciamo un salto. E di nuovo siamo in foresta. Cerchiamo più neve profonda. E qui un altro salto. Adesso la pista si apre
da una parte e dall'altra. Così che io riesco a capire dove mi trovo. E qui un tratto con alberi piccoli. Sembra che sono piccoli e li facciamo subito, invece no, perché i più piccoli hanno i rami più bassi. Come l'altra volta Claviero ho preso un dramma andando dentro la neve. Adesso un paio di ragazzi li facciamo vedere come devono andare. Alla fine della giornata la neve più in basso diventa sopra bagnata, appesantisce la nostra sciata. I ragazzi di prima.
Poi specialmente al sole è molto bagnata. Ecco, adesso vi faccio vedere la pista di altra volta quando ho sceso verso San Sicario andando a Clavier. Ho scelto anche un pezzo di San Sicario qui, ma è finita la batteria e non ha registrato. Lo cominciamo da qui. Con la neve ghiacciata mi è sembrato abbastanza difficile. Vediamo adesso. Questa neve è umida. Con la neve umida anche i sci non vanno tanto bene. Sento una frenatura. Quando c'è questa frenatura dobbiamo piegare un po' il corpo, in dipendenza come frena dobbiamo muovere il corpo in avanti o indietro. Guardate, come dicevo io, è abbastanza difficile, tanti ostacoli, alberi. E anche ripido. A volte anche così come qui. Andiamo un po' a lungo, allungando la distanza.
Qui c'è questo spazio aperto. Qui inizia la canalina. Oggi nessuno non è sceso perché capisco che con questa neve bagnata non si va. Solo un professionista come me può andare su questa neve. Vado quasi dritto. Eccola, è la pista. L'altra volta sono arrivato in basso e lì c'era un ponte. Più o meno stessa strada ho fatto. Però giravo molto di più. Siccome era ghiacciata. Ho dovuto frenare ogni metro. Qui siamo sempre in pista. Io mi tengo nello fuori pista. E per forza, perché l'altra volta forse io sono andato dall'altra parte del canale.
E qui è già brutto anche sulla pista. Ecco, il ponte dove sono arrivato l'altra volta. Più o meno ho registrato lo stesso tratto che l'altra volta non sono riuscito a registrarlo. Adesso riprendiamo la seggiovia Lodge e torniamo a Praitievi. Rifacciamo la stessa strada di prima, dalla Lodge riprendiamo un'altra seggiovia. Guardiamo che qui è laniera, allora la fuoripista sarà anche molto ripida. Sì, abbastanza ripida. Troviamo una via per poter andare, questa sarà buona, già fatta. Qui la neve è ancora come di stamattina. Qui parte anche una piccola slavina, anche se è foresta comunque. Questa pendenza non riesco neanche a girare. Ho fatto una fuoripista proprio nera.
I ragazzi della scuola vanno molto forti. Adesso siamo un po' persi. Dobbiamo rifare la canalina. Ecco, una impronta lì. Vediamo. Se no qui. Andiamo questa strada, e là è proprio tutto canale. Magari riprendere qui. Ecco, qui abbiamo un po' sbagliato. O dobbiamo passare sulla pista o qui questa direzione. Dai, cominciamo ad andare piano piano facendo le scale. Ecco qui. Riesco, sicuramente riesco di arrivare in cima e non andare nel canale. Riesco a scendere. Se restiamo in cima possiamo guardare che da una parte che dall'altra, invece nel canale no. Se scendiamo poi, se c'è una cascata non riusciamo poi di scendere. Guardate che alla fine la via si trova.
Qui tutte le vie diventano canaline. Si può seguire dall'altra parte se passiamo. Qui c'è abbastanza neve, si può passare senza togliere i sci come in altri miei casi. Non vi spaventate, solo salite un po' su, più su e guardate intorno. Qualche via si apre. Qui c'è anche un paio di indicazioni. È meglio qua, se c'è questa strada, andare, ma no, se c'è la strada possiamo anche scendere sulla strada. Passando un paio di canalini. Se c'è la strada, allora si arriva da qualche parte. Qui già inizia a diventare un lago. Siamo in discesa, ma con troppa neve non scivola. Guardate quanta neve è messa sopra lo sci. Ecco la nostra una seggiovia. Mi spaventa il fatto che là davanti è molto ripido, c'è il canale e poi anche la neve è molto bagnata. Però qui c'è la strada piena di neve. Scendiamo e poi scendiamo sotto la seggiovia e qui c'è un ponte. C'è il ponte. E di nuovo incontriamo i nostri amici di prima, di stamattina, quelli che hanno indicato a me dove andare.
Ecco, qui sono dei ponti, delle strade sotto. E poi anche siamo sotto la seggiovia. Qui non ci perdiamo mai. L'ultimo pezzetto l'abbiamo aperto. Ciao. Hanno aperto il pezzetto, ma io non usufruisco e torno così vicino alla seggiovia sotto, così non mi perdo. Ecco qua, siamo intorno alla nostra pista. E poi si apre anche la vista di una pista di sci. La nostra via seguiamo. Mi fermo un po' a fare una pausa, perché qui è già bagnato. E i piedi si stancano molto in fretta. È meglio che torniamo su quella pista che non è stata battuta.
Ecco, vedete come sta questa rame con un buco come un arco. E se si infila lo sci dentro sicuramente vi ferma, come è successo a me a Clavia. E se la neve è bagnata, vi infilate dentro la neve e non riuscite poi a stare in piedi. Ecco un'altra via in salita verso la seggiovia La Salette, Ski Lodge La Salette. Erano 21 stamattina, ma c'è il professore, con la Barbara. La mia striscia di un quarto d'ora fa, guardate che profonda, più o meno 15 centimetri. Qui la neve è morbida, bagnata ma morbida, però anche se sono andato con 15 centimetri nella neve non si vede il terriccio, allora significa che sotto c'è ancora tanta neve. Sono andato quasi dritto perché siccome è bagnata e si infilava dentro, il sci non andava molto veloce. Ecco qui è la via degli alpinisti. I professori non si può. Ritroviamo di andare sulla nera. Però lo facciamo da questa parte. Solo che dobbiamo uscire a destra per prendere poi
per riprendere la pista. Adesso ecco, qui già sono stato qui, tanti canalini. Qui dobbiamo stare più verso ecco, dietro questi no, li superiamo con veloci. Vediamo di conoscenza di allenarsi ancora. Sono riuscito ad arrivare alla seggiovia Roccia Rotonda. Siccome sono le ore 15, adesso torniamo a Sestriere fino alla borgata da Fraitier, senza scendere dalla metà delle cabine. Torniamo su fuori pista.
pensato di non andare con la funivia fra Etiev e poi andare a Borgata, ma prima di salire qui vicino alla pista 82 scendiamo a metà delle cabine, prendiamo poi le cabine e da fra Etiev scendiamo a Borgata. Questa pista non l'ho mai fatta perché sempre era chiusa. Qui forse se andiamo subito a destra, forse si arriva alla pista di fondo di Sestriere. Però siccome non so la strada non rischio di andare su questa via. Andiamo su qualche via che conosciamo meglio. Ecco, sono già a Sestriere dall'altra parte. Ho sceso da fra Etiev fino a Sestriere tutto fuori pista, però è finita la batteria, ultima batteria, e a Sestriere sono andato al parcheggio, ho preso la batteria con il cavo e adesso sceso con la batteria attaccata al caricabatteria. Sarà forse l'ultima mia salita. E questa volta al mattino vi ricordate che io sono andato sempre a destra, però adesso torniamo a sinistra verso la seggiovia Citroc e facciamo sempre un po' di fuoripista. È finita la batteria, io ho sceso il tratto come stamattina fino a metà pista, però là dove sono le non metà pista ma metà cabine, a metà cabine io ho svoltato tutto a sinistra, molto sopra delle cabine tra gli alberi, e lì ho sceso, c'era una grande canalina, poi ho svoltato un po' a destra e sono arrivato già sulla via che scende a Borgata, e poi quella via non l'ho seguito ma sempre sono andato dritto verso la città di Sestriere e sono arrivato dall'altra parte della città. Ho camminato più o meno 10 minuti con le scie in spalle e ho preso la batteria pensando che riesco ad andare sulle cabine per rifare il video come invece la cabinovia chiude alle 16 meno un quarto e ho dovuto andare con questa seggiovia e poi qui vado già
molto vicino al parcheggio, per poi non camminare alla fine della giornata, poi non tornare a piedi al parcheggio della macchina. Ecco, sono sceso dalla seggiovia Garniel e adesso torno sulla via di stamattina, qua dietro questa volta, come ho già detto, facciamo tutto un'altra via. Sono andato un po' troppo sotto la seggiovia. In fine giornata, ma qui è rimasta a volte un paio di tratti con la neve, e la neve è abbastanza morbida. Pensavo che è meglio a Sestriere, invece no, è meglio qui. Tanto è Sestriere o di là o di qua, però Sestriere verso Ulz, invece no, è meglio
Qui la neve è ancora morbida come di mattina. Alla fine è molto stanco, mi fermo. Aperta ancora la seggiovia, c'è troppo. Prendiamo forse l'ultimo giro. Sono le 16:31, però la seggiovia è ancora aperta, forse tiene fino alle 16:45. La pista chiusa, però io provo ad andare. Vediamo come si può scendere qui fuori pista.
Ecco, qui è ancora molto più bello della parte di Fraitiev. La neve è proprio, non ha cambiato di niente. E guardate qui, c'è stata una slavina. Andiamo sopra questa slavina. Era bello di partire dove finisce la seggiovia, no, la funivia. Adesso qui facciamo l'ultimo striscione dritto e torniamo a casa. C'è la possibilità di scendere anche nella foresta, solo che hanno chiuso già e io devo tornare in basso. Ecco come la neve fresca mi ferma subito, anche se hai 60 all'ora comunque mi ferma subito. Qui c'è la rete, non riesco ad andare nella foresta. Andare devo un po' giocare le regole, però dobbiamo riuscire a passare.
Vediamo che la C-Troc è ancora aperta. Possiamo fare ancora ultimo giro. Invece no, anche la seggiovia C-Troc è chiusa. E adesso mettiamo il fine della nostra giornata. Oggi 1 aprile 2024. Ancora una giornata di divertimento che è stata molto bella, è finita con un esito positivo. Finalmente mi trovo al parcheggio davanti alla macchina. Finalmente la giornata di oggi è finita. Sono rimasto molto impressionato della neve di oggi, in aprile. È forse la miglior giornata che ho avuto questa stagione. Oggi ho sciato tutto fuori pista, solo sulla pista andando per entrare su un'altra fuoripista. Ho usato la pista come un collegamento di andare su una fuoripista all'altra. Ho sciato più o meno 34 km con velocità massima più o meno 50 km orari. Su fuoripista non male. Alcuni di voi non sciano neanche sulla pista così veloce. Sono molto contento di questi sci Nordica.
e anche dei bastoni Kang. Ho beccato un paio di pietre, una sola caduta. In generale tutto a posto e posso continuare la vita. Auguri con le feste della Pasqua, con Ramadan, chi festeggia Ramadan, chi Pasqua. Vi dico una buona giornata, guardate YouTube, iscrivetevi al mio canale e arrivederci.